Ciao a tutti! La scorsa settimana vi avevo promesso un prodotto nuovo, presentato da poco e che nella sua colorazione gialla ha dato un po' di colore a prodotti che spesso vediamo in bianco e nero. Sto parlando delle nuovissime Nating Ear A, che sono delle in-ear a bastoncino dotate di Bluetooth 5.3, un driver dinamico da 11 mm, sono certificate IP54 e offrono caratteristiche di cancellazione del rumore adattiva fino a 45 decibel, che testeremo poi a fondo, nel quale, come promesso nel video di riassunto di fine aprile 2024 che vi invito a guardare, assegnerò anche un punteggio. Ormai lo avrete capito, ho con me la variante gialla, ma sono disponibili anche in bianco e nero. Andiamo a vederle più da vicino e procediamo con l'unboxing. Dunque, nella confezione troviamo la custodia con gli auricolari all'interno e che vedremo nel dettaglio a breve, un manuale cartaceo in diverse lingue, tra cui l'italiano che è da un lato la guida rapida e dall'altro contiene le informazioni relative alla sicurezza e alla garanzia. Sempre in confezioni troviamo poi due ulteriori coppie di gommini taglia S ed L, la taglia M come sempre è già installata, e un cavetto bianco USB-C USB-C di circa 20 cm per il collegamento e la ricarica. È un peccato sia bianco, pensato fosse stato in tinta con gli auricolari. Ad ogni modo è interessante la scelta di fare un alloggiamento di cartoncino per i gommini, così da poterli avere sempre in ordine. La custodia è di 6,3 x 4,7 x 2,4 cm in materiale plastico lucido che per forza di cose tenderà a trattenere le impronte. Pesa poco meno di 40 grammi, quindi a dispetto di quanto possa apparire in video, anche se le dimensioni sono più generose del solito, non pesano molto, a tutto vantaggio della portabilità. Sullo sportellino è presente un adesivo, anch'esso trasparente, che riporta il logo Nating. Se non vi piace potete rimuoverlo facilmente. Sempre sullo sportellino, ma nella parte interna, sono presenti due incavi che dall'esterno sembrano due bolle d'aria per poter ospitare la parte alta del bastoncino. Così facendo si riesce a mantenere una dimensione contenuta in altezza che altrimenti avrebbe reso tutta la custodia più tozza. Nella parte posteriore vediamo la presa USB-C e la generosa cerniera di colore argento. Questa è l'unica parte ad essere opaca. Se apriamo lo sportellino, infatti vediamo come il meccanismo della cerniera sia fatto molto bene e questo determina il non avere movimenti, scricchiolii, eccetera, quindi molto bene. Gli auricolari, come da tradizione Nating e CMF, e se non avete visto la recensione delle CMF Buds andatela a vedere, gli auricolari, dicevo, sono posti sdraiati e che guardano verso l'esterno. Messi così, quando li estraete potete portarli alle orecchie senza fare movimenti strani. Di fianco agli auricolari abbiamo sul lato sinistro il LED di ricarica e sul lato destro il pulsante per l'accoppiamento. Una scelta ottima da parte di Nating, soprattutto quella del pulsante, che è protetto dal coperchio, così da evitare pressioni accidentali. Le plastiche interne sono interamente lucide e se solleviamo gli auricolari vediamo come sul lato destro è presente un pallino rosso, mentre sul sinistro è di colore bianco. L'estrazione e l'inserimento sono semplici, basta infatti sollevare il bastoncino con questo movimento, mentre ho trovato un po' di difficoltà ad aprire il coperchio della custodia, soprattutto quando avete le mani asciutte, perché il tutto risulta un po' scivoloso. L'auricolare è di tipo in-ear a bastoncino corto, in plastica totalmente lucida ma con diverse particolarità che vediamo subito. La prima è che la parte esterna del bastoncino riporta marchio e modello degli auricolari ed ha per il destro un pallino rosso mentre è bianco per il sinistro, le stesse colorazioni che abbiamo visto all'interno della custodia. La seconda particolarità è che la parte interna del bastoncino ha l'elettronica visibile. Questo, se da un lato dà un tocco di modernità, dall'altro deve piacere perché viste di lato danno la sensazione di qualcosa di disordinato. La terza e ultima particolarità è data dalla forma della capsula, che non è a goccia ma ovale. E se la vediamo di lato notiamo che è piuttosto grande. Vedremo a breve cosa significa in termini di comodità. Se rimuoviamo il gommino notiamo che è presente un'ottima retina metallica a protezione della capsula e una seconda retina è sul gommino, così da avere il massimo da questo punto di vista. I microfoni sono ben 3 per auricolari, ma solo uno è ben visibile, quello sulla parte interna della capsula. Gli altri due è praticamente impossibile riuscire a farveli vedere, ma fidatevi, ci sono e saranno presumibilmente posti uno nella parte alta e un altro nella parte terminale del bastoncino, ma ripeto, sono supposizioni perché non ci sono schemi disponibili.
Hanno il riconoscimento dell'orecchio, quindi l'audio si ferma quando ne estraiamo uno e riprende quando le indossiamo. Ma vi lascio una domanda: al di là del colore, vi piacciono nudi, ovvero che si veda l'elettronica interna? Fatemelo sapere nei commenti. Ad ogni modo, ora che abbiamo capito come sono fatti, andiamo a vedere insieme come si indossano. Vi dicevo prima che hanno una forma della capsula particolare, piuttosto grande e massiccia, e questo purtroppo la limita per le tipologie di utenza che le potrà indossare. Non sono adatte infatti a chi ha un orecchio mediamente più piccolo, perché non riescono a stare saldamente in posizione. Non dico che siano state studiate appositamente per un pubblico prettamente maschile, però una fetta del mercato diciamo che se la sono tagliata via. In più non sono nemmeno leggerissimi, ogni auricolare pesa infatti 4,8 grammi, per cui si potrebbe erroneamente pensare che siano scomode e pesanti. Invece sono comodissime. Sarà che il peso è ben distribuito, sarà che la forma massiccia della capsula va a occupare tutto lo spazio a disposizione nel padiglione auricolare e che si incastrano quindi perfettamente. Ecco che questo determina che possono essere utilizzate a lungo senza avere noie e anche per fare sport. Ricordo infatti che sono anche certificati P54, per cui vanno benissimo anche sotto questo aspetto. È chiaro, come dicevo poco fa, che queste sensazioni sono riportate su un orecchio di uomo adulto. Le ho fatte provare in famiglia ed ho ricevuto pareri contrastanti, per cui prestate attenzione a questo aspetto se avete intenzione di acquistarle. Occludono, anche se non completamente, e i suoni ambientali ne risultano ovattati ma comunque percepibili. Se poi andiamo ad attivare la ANC, il senso di occlusione aumenta leggermente. Vediamo ora brevemente l'applicazione a corredo, visto che già la conosciamo. L'applicazione Nating X è disponibile sia per iOS che per Android e permette di consultare la percentuale di carica degli auricolari e della custodia, ma di quest'ultima solo se gli auricolari sono inseriti nella custodia stessa. Nella pagina principale mostra 4 pulsanti che portano alle funzioni principali. Il primo è quello dell'equalizzazione, dove troviamo 5 equalizzazioni disponibili, più la possibilità di crearne una personalizzata. C'è la possibilità di gestire l'ANC attraverso 3 modalità: chiuso, quindi ANC spento, trasparenza, che non ha bisogno di molte spiegazioni, e infine cancellazione del rumore, quindi ANC attivo. Di quest'ultima è possibile poi modificarne anche l'intensità, tra alto, medio, basso e adattivo, che quindi si adatta automaticamente in base alle condizioni ambientali. L'ultima funzione disponibile in home page è la modalità Bass Enhance, che amplifica i bassi. Qui è possibile disattivarla ovviamente, ma anche modificarne l'intensità da 1 a 5 livelli. Le altre impostazioni sono accessibili tramite l'icona in alto a destra. Qui possiamo attivare il rilevamento auricolare, attivare la modalità a più bassa latenza, abilitare la doppia connessione rendendoli di fatto multipoint e anche controllare a quali dispositivi sono connessi. E infine eseguire il test degli auricolari per trovare il gommino più adatto, oppure trovare gli auricolari facendoli suonare se li abbiamo persi di vista. È poi disponibile il controllo circa la disponibilità di nuovi firmware per procedere eventualmente con l'aggiornamento. Come ho già avuto modo di dire, questa di Nating è l'applicazione più bella e funzionale tra tutte quelle viste finora qui sul canale. Veniamo ora ai controlli, che sono a pressione sul bastoncino, stile AirPods Pro, e vediamo la configurazione di default, che è comunque modificabile ma non completamente. Infatti la pressione singola è impostata sul play pausa e non si può modificare, mentre la doppia pressione è identica su entrambi gli auricolari ma è modificabile ed è impostata sulla traccia successiva. Stesso discorso per la tripla pressione, che invece è impostata sulla traccia precedente, e per la pressione prolungata, che attiva l'ANC e cicla su trasparenza e cancellazione del rumore. Ma come vedete potete abilitare anche l'ultimo stato a disposizione, ovvero l'ANC spento. La pressione doppia e prolungata, che è raro vedere implementata, non è impostata su alcun comando, ma potete scegliere tra la gestione dell'ANC, del volume o l'assistente vocale. Una configurazione interessante, seppur con qualche scelta bizzarra, ma che offre comunque la possibilità di modificare a piacimento le azioni sul singolo auricolare per ottenere ben 9 comandi differenti. Sono certificate iRes Audio Wireless e integrano codec LDAC oltre ai più comuni AAC ed SBC. Una scelta interessante è quella di Nating di implementare questo codec nella fascia più bassa, diciamo, di auricolari, se mi passate questo termine, anche se a breve capiremo che non è proprio così. Ad ogni modo, le impressioni sul comparto sonoro confermano le aspettative che avevo all'inizio dei test, ovvero che suonano molto bene. L'ascolto è godibile e soddisfacente, le impostazioni di equalizzazione fanno il loro mestiere e permettono
in definitiva di posizionare queste RIA in una fascia medio-alta come votazione finale. Anche se, devo essere onesto, a mio parere ci sono altri prodotti che suonano meglio o almeno in modo equivalente ad un costo talvolta anche inferiore. Certo, qui paghiamo anche il fatto che c'è della ricerca, c'è del design e che auricolari gialli non se ne vedono tutti i giorni. Insomma, il driver dinamico in PMI più TPU da 11 mm ha un buon range di frequenza ed è in grado di offrire un suono chiaro, solido, forte e che non presenta distorsioni rilevanti. Il volume è tarato bene ed è sufficientemente alto, in grado di soddisfare anche chi vuole ascoltare la musica a un volume maggiore. C'è però da dire, e qui è gusto personale, che la firma sonora di Nothing non mi soddisfa, non riesce a trasmettermi una particolare piacevolezza, quindi anche se per il testo ho usato prevalentemente le impostazioni di default, come sono solito fare per non distorcere il voto, ecco dicevo, cambiando impostazioni e creandone una ad hoc, per me allora sì, finalmente ho ottenuto prestazioni almeno per me migliori. Se le avete già acquistate e volete capire meglio come suonano, vi consiglio l'ascolto di The David and the Deep Blue Sea di Brendan Perry, un brano che ha tutto per capire di che pasta è fatto il driver. Fatemi sapere nei commenti che cosa ne pensate. Ascoltiamo ora la resa dei microfoni in due condizioni comuni per la maggior parte di noi. Indossate le cuffie se le avete a portata di mano. Prova di registrazione audio in ambiente domestico. Prova di registrazione audio in condizioni di traffico sostenuto. Prova di registrazione audio in condizioni di traffico sostenuto e ANC attivo. Molto bene, non a livelli eccezionali di altri prodotti, ma da queste prove abbiamo capito come la riduzione del rumore fino a 45 decibel riesce a tagliare la maggior parte dei rumori garantendo delle buone performance. I rumori vengono attenuati molto bene e gli interlocutori non faranno fatica a sentirci bene, anche in situazioni complicate. Ma questi auricolari, insieme alla variante ear di fascia più alta, implementano una funzione unica che al momento non è presente altrove. Sto parlando dell'integrazione diretta con ChatGPT, che come sapete è uno dei servizi di AI generativa. Ora, non potete saperlo perché non ve l'avevo ancora detto, ma per lavoro mi occupo di IT da più di 25 anni, per cui so di che cosa sto parlando e vi chiedo la cortesia di diffidare di chi ne parla, ma si è sempre occupato di altro. Dicevo AI generativa, ovvero servizi in grado di generare contenuti, dati, testi, documenti, immagini, partendo da una richiesta, un prompt dell'utente, diversa rispetto all'AI tradizionale che fornisce informazioni o analisi in base ai dati a disposizione dell'utente, per esempio analisi predittive, riconoscimento di immagini, traduzione di testi e così via. Quindi torniamo a noi. Come si può utilizzare questa funzione attraverso gli auricolari e che non è, ripeto, non è un comune assistente vocale ma molto di più? Ecco, è possibile, ma solo con gli smartphone Nothing, anzi con lo smartphone Nothing, visto che al momento pare essere disponibile solo per Phone 2 e nemmeno con altri dispositivi Android, figuriamoci con iPhone. Da questo punto di vista, una delle caratteristiche principali decantata durante la presentazione di questi auricolari si rivela essere al momento una mossa di marketing e poco altro. Se li volevate acquistare per questa integrazione specifica, rifate i vostri calcoli. Nothing dichiara 9 ore e mezza di ascolto non stop con la soppressione del rumore disattivata e dai miei test, come sempre con il volume impostato all'80% e il codec AAC, risulta una batteria massima di poco inferiore alle 9 ore. Considerate che in questa modalità perdono il 10% ogni 55 minuti circa. Ma c'è anche da considerare che all'80% il volume è alto, quindi possono arrivare anche alle 9 ore e mezza dichiarate mantenendo un volume più basso. Se invece attiviamo la NC, la batteria quasi si dimezza. Passa infatti a una durata massima di 5 ore e mezza reali di riproduzione musicale rispetto alle quasi 9 senza NC, una perdita di 3 ore e mezza di autonomia che è davvero tanto. In chiamata le prestazioni reali si attestano sulle 5 ore e questo le rende in linea con prodotti similari ma comunque di tutto rispetto, anche se non un risultato eccezionale, diciamo. La batteria inclusa nella custodia è di 500 mAh e facendo un rapido calcolo riesce a garantire ulteriori 4 ricariche e mezza circa per un totale dichiarato di poco superiore alle 42 ore. Un risultato di tutto rispetto questo, così da poterle utilizzare a lungo ed evitare di metterle in carica troppo spesso. Purtroppo non sono dotate di ricarica wireless, che è una funzione riservata al modello di gamma più alta, le Nothing Ear,
ma hanno invece la ricarica rapida e arrivano addirittura a dichiarare che con 10 minuti si riescono ad ottenere 10 ore di ascolto a patto di ricaricarle via cavo attraverso la custodia. Quindi non si otterranno 10 ore reali solo tramite gli auricolari, anche perché non ci arrivano nemmeno, diciamo, come specifiche tecniche del produttore, ma tramite gli auricolari più la carica veloce della custodia. Veniamo quindi ora alle conclusioni, mentre vi mostro, come di consueto, un riepilogo delle caratteristiche principali e la mia personale pagella. Se siete attenti alla novità, volete un prodotto iconico e facilmente riconoscibile, con specifiche tecniche di tutto rispetto e buone prestazioni, allora queste Ear A fanno per voi. L'abbiamo visto, è un prodotto interessante, con alcune peculiarità che devono piacere, come ad esempio i comandi a pressione stile AirPods o il fatto che siano trasparenti, e con un driver che per poter dare il massimo deve essere personalizzato, altrimenti diciamo è un po' troppo neutro. In definitiva è un prodotto che ha tutto, una buona dotazione di accessori, specifiche tecniche di tutto rispetto e prestazioni adeguate, ma che ha come unico punto interrogativo il prezzo. Costano infatti 99 euro e al momento non sono presenti sconti né sul sito ufficiale né tantomeno su Amazon o altri store online. Questo li pone in una fascia medio-alta per l'utente non appassionato e di conseguenza ne limita il potenziale bacino di acquirenti. A mio modo di vedere, se fossero state messe sul mercato a un prezzo di 79 euro, ne avrebbero già vendute tantissime. Al prezzo attuale, secondo me, è una pura questione di design. Detto in altri termini, quali caratteristiche dovrebbero farmele preferire ad altri prodotti sulla stessa fascia di prezzo? Cosa hanno in più rispetto ad esempio alle Buds 3 di OnePlus o alle stesse CMF Buds che costano la metà? Lascio la domanda aperta e vi invito a farmi sapere che cosa ne pensate nei commenti. Ad ogni modo, per chi è interessato, lascio come di consueto in descrizione il link per l'acquisto. Anche per questa settimana è tutto e come sempre spero che questa recensione vi sia piaciuta o vi abbia almeno aiutato a fare una scelta consapevole. Se così è stato, mettete un like e iscrivetevi al canale per non perdervi nessuna delle altre recensioni che sto preparando per voi. Nel prossimo video vedremo un prodotto Edifier, le prime over-ear qui sul canale, per cui attivate le notifiche per rimanere sempre aggiornati. Alla prossima!